Voi dovete fare solo quello che vi piace. Basta. Se tu fai quello che ti piace, non è pesante, non è faticoso, non ti crea psicodrammi, devi solo fare quello che ti piace, costi quel che costi. Lino, buongiorno. Buondì ragazzi. Vado io Vai, con la vai, prima vai, domanda. vai, vai. Allora, io ho una domanda di rito che faccio sempre, anche per dare un po' il contesto a chi ci segue, chi ascolterà la puntata e vedrà l'episodio. Quindi parto chiedendoti con chi siamo oggi? Chi è Lino Ieluzzi? Allora, Lieruzzi i miei genitori innanzitutto sono pugliesi. Ok. Io sono nato a Milano, ma i miei genitori sono pugliesi, che non guasta perché tutti dicono, giustamente mi dicono, ma tu, no, i miei genitori sono pugliesi, per cui sono felicissimo perché chiamiamoli migranti, perché All'epoca, all'epoca erano immigranti, capito? Mhm. Ma noi siamo nati a Milano, per cui mia madre era una sarta, perché come tutte le donne del sud erano sarte, bravissime, io adoravo mia madre perché veramente tanta roba. Mio padre era una persona come burbero, come tutti gli uomini di un tempo del sud, molti burbero. Io all'età di 10 anni ho iniziato a lavorare perché mio padre, da buon uomo del sud burbero, diceva studi? No, lavori? Sì. Ok. E quello lavora. O l'uno o l'altro. Non c'è la storia, non è come adesso che stai a casa e no, no, No. e lavori. Per cui io ho iniziato a lavorare, avevo 10 anni, mi ricordo, io sono nato a Baggio, che Baggio è leggermente fuori, cioè, oggi è tutto attaccato, però ti dico è qua a 20 minuti, e stavi in 5, ragazzi ve lo dico, in un locale. Ma non è che io sono felicissimo della mia storia da bambino, non è che, a differenza di molti che ci piace, io non mi piace un cazzo, ma io sono strafelice perché hai avuto una famiglia bellissima. Io sono andato a lavorare in un negozio di mobili, ho iniziato a lucidare, perché un tempo si lucidavano i mobili, si lucidavano, queste cose qua, e ho iniziato a passare i primi anni, perché facevo le scuole serali, e ti dico, e lì ho iniziato a capire quali erano un po' le cose che mi piacevano. Di colpo poi ho iniziato, io ho sempre avuto un po' questa mania, ho iniziato a fare, andavo nelle case a preparare per i traslochi, perché un tempo, non è come adesso, un tempo nelle case smontavi i mobili e arrivano i traslocatori. Io avevo imparato in questo negozio di mobili, questa azienda di mobili, a smontare, fare, disfare, queste robe qua, e la domenica facevo questi lavori, perché guadagnavo i soldi e mi potevo comprare, io sono questa non è che va, la maglia, la scarpa, capito? Poi che poi invece le camicie, le altre cose faceva mia madre. Camicie, mia madre mi sistemava tutto. E ho iniziato a fare questa cosa dei traslochi e sono andato avanti un bel po', finché ero riuscito a 18 anni a mettere in piedi un camioncino, una specie di furgone con due persone per fare i traslochi e guadagnare i soldi, capito? Insomma, mi hai anticipato in una domanda che ti avrei voluto fare. Ho letto che tu, esatto, proprio per mantenerti, anche per Sì, sì. mantenere alimentare la tua passione, a un certo punto hai fatto 3 lavori insieme. Eri commesso in un negozio di orologeria, Io eri lavoravo, parrucchiere, sì, eri anche io i lavori che mi piacevano. assistente in uno studio d'architetto, quindi Sì, sì. nel No, io senso... ho fatto tutti questi lavori qua, perché dove mi dicevano, se vieni qua c'hai i soldi, io per i soldi, perché Certo, neanche potevo chiedere ai miei, certo, capito? E io prendevo il grano, mi vestivo e la sera dove ero? Piazza San Babila, al fantastico. Donini, cazzo, l'aperitivo. E per fare sta roba dovevo avere i soldi, capito? Non è che voglio chiedere ai miei come adesso è. Se lavoriamo il mattino, finiamo alle 5, il pomeriggio si può fare un lavoro di un paio d'ore, capito? Andiamo al pulizia negli uffici, ho fatto pulizia negli uffici, tu alla fine settimana ti arrivava alle 20.000 lire, capito? Che ti servivano per comprare, per uscire la sera, andare nei locali, tutte le cose, capito? Per cui, E in questi anni qua avevi già capito quello che avresti voluto allora, fare nella vita? Nel senso, no, questo che poi fai oggi, allora, in quegli anni là già l'avevi capito? fai conto che io mi avevo già fare, il modo di vestire mi piaceva tanto, capito? E nei vari frangenti le cose che ti divertivi facendo 3.000 cagate, perché poi non è che hai tanto in mente, il problema era solo di fare il grano, di prendere i soldi per divertirti, perché un tempo era avere i soldi per divertirti la sera, vai nei locali, la sbarbati e tutte queste menate qua, capito? Per cui era tutto un modo diverso. Un Poi vivere alla conosci, giornata sì, quasi, no? sì, sì, no. Io poi il lavoro principale c'è, lavorato in questa azienda di orologi di industriali, quelli che vanno sott'acqua, con molto più grossi, bellissimo, ti dico, perché a me piaceva l'orologeria. E ho fatto solo che mi piacevano.
facciamo il parrucchiere, cazzo. E sono andato alla sera, andavo a fare il corso di parrucchiera donna, tanto in corso Vercelli, da Silver, mi ricordo sempre. Per cui mi davo da fare la messa in piega, bigodini, Fare il menate. parrucchiere da donna. E sì, no, e portavo a casa soldi. Certo. Portavo a casa soldi, io andavo in vacanza e portavo la mia borsettina, ti dico, è tanto vero che io i capelli davanti li taglio tutti io e dietro li fa il barbiere, perché davanti i capelli non mi tocca nessuno. Per cui ti dico, cose che mi piacevano. Comincio a entrare in questo mondo e compro stock da andare a vendere. Cioè trovavo questa camicia, so dei camici, io compravo un po' di camicie e poi andavo a venderli davanti all'università, cioè davanti alle scuole, così. E nel frattempo vengo a conoscenza di questo posto qua, una figata, musica palla, gli Zeppelin. Di Albazzaro? Sì, musica palla, gli Zeppelin, c'era fuori un disegno pazzesco sul muro di un jolly, poi trovi il titolare che dice no, sai, va bene, non c'è problema, e dico, senti, ma se vengo a lavorare qua? E per cui ti dico, sono venuto qua a lavorare e facevo il commesso. Alla fine, che eravamo in 2 o 3 dentro a lavorare qua dentro, perché poi era tutto un casino, alla fine poi sono rimasto io con loro e nel 70-71 loro hanno detto ci ritiriamo a Cesenatico. E si ritirano e dico, senti, prendo io. Che anche, ecco, da questo punto di vista c'era, diciamo, un aneddoto che ho letto in merito al bazar, che tu quando sei entrato appunto ci hai detto che eri il commesso, no? Sì, Lavoravi da sì, commesso, sì. ma soprattutto che era un negozio che non vendeva abiti eleganti maschili, ma allora, era diciamo se vedi- improntato sul allora, se vedi, casual, mi no? ha fatto vedere la foto, quella sulla brochure, quella che c'ho con la bandana. Sì, Ecco, io capelli lunghi, bandana, jeans rotti. ok, che Non è era che- un po' lo non stile è- dell'epoca, sì, no? è l'epoca, non è che adesso questi fanno i fenomeni, noi eravamo già così, capito? Ok. Jeans stretti, camicia aperta fino a qua, cioè, capito? Sì. E avevi qualcosa da dare in più rispetto ad altri. Riprendendo il discorso, cioè era un negozio che vendeva No, totalmente allora, altri indumenti, era jeans, proprio, aveva un allora, altro no, format, no, diciamo, no? sì, perché poi era, fai conto che, peccato che un tempo non c'erano telefonini, perché oggi era straordinario, perché aveva dei numeri sul soffitto, Ah, che scendevano, no? Dei numeri sul soffitto. Il negozio non era, cioè, fatto con delle porte, con degli arcati delle completamente porte, diverso. sì, non c'entrava niente, ma Sì, proprio sì. zero. Ed era una cosa, ti dico, con la musica, jeans, aziende di jeans, camicie hawaiane, giacconi, quelli di montone col pelo fuori, tipo, era proprio una cosa molto, molto, molto giovane, proprio ti Ok. dico, che non c'era tanta roba di quella roba lì all'epoca, perché nel 70 non c'era tanta roba. E devo dire che aveva un suo fascino. Però a me non è che, a me piaceva, si iniziava a Piaceva sentire, più la parte sì, elegante, gli abiti c'era eleganti, questa no? cosa qua, che c'era questo sentore di queste cose, perché all'epoca le spalle erano insellate, non erano come adesso, capito? Per cui c'era questa cosa e quando lo sono ritirati abbiamo iniziato pian È piano. un'occasione magari per provare a buttare pagine. Allora ti dico, noi abbiamo iniziato e ti dico facendo questa cosa qua, comprando, ma neanche nelle aziende, andando a comprare nel secondo passaggio, perché tu compri in azienda, io compro da te, non dall'azienda, perché l'azienda non ci dava niente. Ok. Per cui è stato tutto un evolversi. evolversi pian piano, ed è stato proprio il primo periodo veramente difficile perché comunque dovevi creare tutta una storia su quello che facevi, cosa non facevi. Certo. Poi ti dirò, Dovevi sfruttando, costruire da zero un sì, po', ma no? poi costruendo. Poi sai qual è? Il fatto che all'epoca, allora, eravamo in giro tutte le notti, le pension, le masi locali. Bisogna dire, eravamo fighi, cazzo, perché devo dire, era così. Diamo a Cesare quel che è E di quelli di Cesare. Cesare, perché all'epoca, adesso siamo vecchi, però all'epoca ti dico, acchiappavamo anche a occhi chiusi, per cui ti dico, quello non c'era problema. E tutto questo portava una conoscenza enorme di persone, capito? Gente che tu conoscevi la sera, per cui abbiamo avuto parecchia gente che arrivava, ah ma cazzo, ho preso il negozio, lì, no? Sì. E tu e partivi Passiamo, ti veniamo a passiamo, trovare. e iniziavi con le prime cose, le prime giacche, e poi ti dirò, poi è stato un evolvere talmente veloce che devo dire che talmente bello e veloce che veramente, boh, non lo so, gli anni sono passati con degli aneddoti pazzeschi, perché abbiamo avuto il periodo degli anni 70 del esproprio proletari, abbiamo avuto le rapine, abbiamo avuto di tutto di più, però avendo un sacco di amici come avevamo, quel periodo lì erano anni, ti dico, belli,
perché erano anni vivaci. E da lì è tutto partito, io sempre fatto solo cose che mi piacevano, per cui eravamo in 2, ci facevamo un mazzo così, poi eravamo fino alle 8 di sera, alle 11, abbiamo iniziato a lavorare con tutte le cose che facciamo fare, è andato tutto bene, dico. Poi nel frattempo in quel buco che eravamo in 2, alla fine siamo trovati in 4. In quel buco eravamo in 4. Poi siamo diventati, poi ho dovuto prendere un magazzino perché, sai quelle cose tu non ti rendi conto, ma proprio non ti rendi conto. Lavori, fai le tue cose, sì no, compro questo, mi piace, faccio questo qua, mi piace, e tu lavori, capito? Proprio non, Sì. è una cosa perché ti piace talmente tanto, non ti pesa, non ti costa niente, lavori, non dormi neanche di notte, Segui fai un po' il lavoro, flusso, vai, no? vai a dietro. Io mi ricordo che andavo a prendere le cose in un'azienda, partivo alle 8 di sera, andavo a Filotrano per questa azienda e tornavo giù al mattino con la roba, col camion, ti dico veramente. E al mattino ti dico, tu arrivavi qua senza problemi, mettevi la roba dentro e ti dico veramente, è un'esperienza incredibile, fatta Di che vita. avevi di vita, che avevi 23-24 anni, capito? Cioè pieno delle forze, potevi fare qualsiasi cosa, non dormire, divertirti, lavorare. A Milano stra conosciuti, perché poi dopo ti dico, con le amici che avevamo la sera tu chiudevi, andavi a divertirti, quindi andavi fuori, e dici, ah no, lì no, ah, sei al bazar, sì, 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 no, i jeans, non jeans, e l'evoluzione è stata, pur essendo passati tanti anni, è talmente stata veloce, anche il fatto stesso che poi abbiamo preso il ristorante, questo ristorante chiuso l'abbiamo preso, di là c'era un colorificio, abbiamo preso il colorificio, poi abbiamo fatto anche 5 anni con un negozio a donna, che andava molto bene, solo che l'uomo era più importante, abbiamo dovuto cedere e allargare ancora l'uomo. Però avendo fatto una grossa esperienza con una donna anche, tanto è vero che noi abbiamo un sacco di donne che vengono qua a comprare i doppio petti da noi, le maglie di cashmere, cioè senza problemi, capito? C'era una domanda in merito che in realtà c'hai un po' già, diciamo, annunciato, c'hai già anticipato, del fatto che tua madre faceva la sarta e che il tuo primo ricordo di stile è tuo padre in doppio petto. Quello che ti voglio chiedere è, le figure dei tuoi genitori, in qualche modo, ti hanno, diciamo, un po' influenzato, ti hanno guidato anche involontariamente in quello che poi Sì, fai, sì, no, no, quello fai sì. oggi? Io perché mio padre lo vedevo talmente tirato che mi piaceva da morire, un uomo che va dal barbiere alla domenica mattina, cazzo, e si mette la camicia, la cravatta, un po' di brillantina, il doppio petto e scende da casa e il barbiere eravamo di fronte e gli dicevo, papà, ma cazzo vai di fronte, cioè, ti sta... E lui mi dice, uno, questo deve essere. E mia madre era una che quando uscivo mi diceva: "Lì, fatti vedere". Ma che no, 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 cambiati la camicia dai, non vedi che cioè, proprio sai quelle cose tipiche delle persone del sud comunque, straordinarie, devo dirti, veramente persone eccezionali. E devo dire che mia madre poi ha lavorato anche per me, cazzo, perché poi mi faceva tutti i servizi quando avevo bisogno delle urgenze, perché lei da sarta, figurati, mi faceva un sacco di cose. Io la mia infanzia, io ero comunque felice anche se vivevamo in un locale, capito? Non me poteva fregare di meno. Io adoravo mia madre, adoravo mio padre, mio Avevi una fratello, bella relazione con avevano con loro e loro, mia sorella e mio fratello. E devo dire che la bellezza di quelle cose, dei ricordi passati, è straordinaria. è un qualcosa che porti nel cuore. Io riporto. Mia madre, tu pensi, mia madre ha 95 anni, mi dice, "Sì, mi fai un soprabito azzurro?" Lei è una donna che l'azzurro, il panna, cioè, capito, proprio sai quelle che amava tutte queste cose qua e sono i miei colori praticamente. E lei era una che amava, mi vedeva con sulle cose azzurre, fa, beh, la voglio anch'io, la voglio anch'io. Noi la facciamo fare, mamma, io la chiamavo nonna poi. Nonna, li facciamo fare, che... Però grande, grande persone, mia madre, mio Gran bei padre, ricordi. bellissimi ricordi, devo dire bellissimi, bellissimi ricordi e me lo auguro e mi spiace per i giovani di oggi che hanno un rapporto diverso, capito, con i genitori. Mi hai fatto un assist parlando dei giovani di oggi e anche un po' per no, riprendere i discorsi che facevamo, che comunque tu facevi 3 lavori e no, il fatto anche di fare la gavetta, no? No, certo, quello sì. E dopo tutti questi anni no, in cui hai lavorato, hai fatto, no, ti sei in qualche modo creato, no, da solo. Sì, C'è no, una lezione, un ricordo che ti piacerebbe condividere o che magari porti nel cuore? no, io una cosa che dico sempre a un sacco di ragazzi quando vengono, voi dovete fare solo quello che vi piace. Basta. Se tu fai quello che ti piace, non è pesante, non è
faticoso, non ti crea psicodrammi, devi solo fare quello che ti piace, costi quel che costi, non fare tanto per. E come ragazzi molte volte mi capita di vedere ragazzi che il rapporto coi genitori non è proprio, cioè io con mio padre non sono mai permesso di dire beh, perché mio padre ci guardava negli occhi E fulminava. e il discorso era finito. Oggi non è così. No, mio padre non diceva all'una si pranza. Staccato. Non ci sei all'una? Non Non mangi. mangi. Alla sera 8:30 si mangia, 8:30, se no non mangi. Uno dirà esagerato, però sono lezioni queste, che ti rimangono, Che le porti te dentro. le porti dentro e le fai tue, capito? Sì, sì, E sì. poi involontariamente tu con i tuoi figli, ho una figlia femmina, che devo dire è Qualcosa straordinaria, che mia figlia, tramandi, no? che io ho tramandato, e lei devo dire che è un'altra persona che io gli ho sempre detto quello che vuoi. Lei ha fatto i primi anni all'università, poi ha detto guarda, non hai fatto giornalismo, ma ho detto guarda, fai quello che vuoi, smetti, che ti frega, a me poi mi frega, fai giornalista, ha fatto la cronaca nera, ha fatto un sacco di cose, gli ho fatto girare mezzo mondo, parla tranquillamente le lingue, non parla un cazzo, ti dico. Andando un po' più avanti negli anni, arriviamo agli anni 2000 e The Sartorialist, appunto il progetto fotografico di Scott Sì, sì. Schumann, ti No. fotografa e tu diventi Sì. un'icona internazionale del Sì. menswear, no? Sì. Un'icona italiana nel mondo, Sì, sì. soprattutto ho letto anche in Giappone. Io sono stato in Giappone perché poi hanno voluto che andassi in Giappone e ho fatto un negozio in Giappone con un giapponese. Gli ho arredato tutto come il nostro, gli ho fatto questo negozio qua e andavo giù 2 volte all'anno in Giappone e facevo 15 giorni e 15 giorni. Mi sono fatto il Giappone. Dopodiché vengono i coreani e faccio 3 anni con i coreani. La mia collezione gliela faccio anche per loro, perché loro hanno tutti questi mall in Corea e in Cina e in Giappone, con tutte le mie foto. Cioè, sei il manicozzo alto con le foto, dopo ti faccio vedere là. Io andavo in giro ed è un principe, fotografato, strafotografato, e io mi sono divertito come un pazzo, cioè io ho visto da Dio, perché veramente sono stato considerato qualcosa di cioè, qualcosa di Un'icona. un'icona straordinario. Io andavo in giro, mica pagavo. Il nipote di Samsung, che è uno che aveva alberghi, ero ospite da lui, io andavo a casa sua, giocavo coi suoi cani, ero l'unico che all'epoca fumavo, potevo fumare in casa sua, se no nessuno Se no fumava. nessuno fumava. E di quelli, la multinazionale che io lavoravo in Corea, di questi non entrava nessuno in casa del presidente, entravo solo io, gli altri aspettavano Wow. fuori. No, ma io ti dico, le sensazioni che mi sono preso nella vita straordinarie. Ho fatto gli anni in Corea bellissimi, come visto quelli in Giappone, perché devo dire che il Giappone è un paese che io ci vivrei, bellissimo. Se non avete visto è qualcosa di... è la gente che è bella, la gente è bella, solare, divertente, sincera, onesta, devo dirti veramente tanta roba. E come i coreani, sono identici, veramente personaggi bellissimi. O io ho avuto un po' di robe che ho detto, ma andare a mangiare su una collina dove ci andavano i capi di Stato, dice, ma perché per loro tu eri... Allora molti arrivano qua, io sono considerato una leggenda per gli americani, perché poi da lì sono andato in America. Ti Cioè, capito? sei spostato in varie parti Ma del io mondo, ma no? senza fare niente, io non ho mai fatto niente, sono sempre stato preso. Vuoi Eri te stesso, eri te stesso. vuoi farlo? Io vabbè, facciamo. Il bello di queste cose qua è proprio che sono venute da sole, Spontaneamente. senza che nessuno ti appoggiasse, senza che nessuno ci Ti mettesse, promuovesse. nessuno. E voi dicete, ma tu come fai? Sono venuti, mi hanno detto, vuoi venire? Ti piacerebbe fare la tua collezione, la mettiamo nel mall, c'è la tua fotografia, tu girerai nei nostri mall tra la Corea, il Giappone, la Cina, che poi io ho visto questi paesi qua, insomma, quando li vedevo io. Certo. È stata pure un'occasione forte No, per no, viaggiare, ma no? poi vederli È un'altra non è cosa. vederli come... No, io l'ho visti come personaggio, Nel cioè, capito? miglior modo No, possibile. come se tu fossi chissà chi, capito? Perché andavo in questi posti qua, poi parlavo, poi ad esempio in Corea ho fatto un sacco di cose con studenti dove No, insegnavo, poi ti facevo di là le foto, studenti dove insegnavo a vestire la cravatta. In Giappone c'era questa rivista Leon bellissima dove io facevo, mi avevano dato una pagina come ci si vellino e inizia a vestire, come si insegna a vestire. Io ho fatto cose straordinarie, devo dire bellissimo. veramente. In America, ad esempio, con Scott fece questa cosa qua, presentò il primo libro, io andai su e da lì ho conosciuto poi ho conosciuto Saks, diversi di questi grandi gruppi, che poi uno ha voluto tenere per 4 mesi, ha messo la nostra foto
col doppio petto, prendendo i colori nostri. Spunto, E noi ispirazione. Visto che mi hai fatto un altro assist e tu insomma sei stato un po', hai viaggiato in tutto il mondo, sei stato Sì. praticamente un ambassador, no? Un Io rappresentante sì. dell'Italia, quindi parliamo, no, di Made in Italy. C'è una definizione che tu hai di Made in Italy che rappresenta per te, per Lino? Per me rappresenta il buon gusto, e l'educazione nel vestire, perché son 2 cose che viaggiano a pari passo, l'educazione e il buon gusto. Perché tu sei educato quando ti presenti a qualcuno vestito in un certo modo Con e si decoro. esatto, e ti dimostra che tu hai un buon gusto e lì son 2 cose che son veramente Si muovono fondamentali. in parallelo. Si muovono in parallelo. Adesso si è persa, perché devo dire che veramente si è persa. Però io penso che nei giovani, qualcosa ci sia di buono, perché li vedo molto più attenti, molto più io ad esempio ho avuto qua 3 ragazzi del San Carlo, che è la scuola La privata scuola qua, che sta qua sì, vicino. e li ho vestiti con la prima giacca e gli ho detto: "Ragazzi, iniziate il liceo, voi siete il futuro, giacca blu, camicia bianca e jeans. Jeans per amor del cielo. Metti un jeans scuro, non straccivendoli. Jeans blu, camicia bianca e blazer blu. Andate dove volete. Sappiate che potete andare dove volete. A un 18°, uscite coi genitori, cioè questo è quello che è la base È del un vostro passepartout. primo guardaroba". Poi ho fatto il video con loro, l'abbiamo pubblicato, infatti l'ho pubblicato sulla mia pagina, e devo dire è molto bello. E devo dirti che io ho la speranza in questi giovani, questi giovani che hanno questa voglia di, perché questi ce l'hanno questa voglia, eh. Mi unisco a questo Io pensiero qua perché molte volte si fa secondo me troppo disfattismo, le nuove no, generazioni ma non ne io sanno. Secondo me invece è proprio è anche nostro compito della mia se generazione, tu delle generazioni più vecchie, sai qual è il quelle problema? di coltivarle, quelle Eh, di essere dei, diciamo, degli ehm, esempi, no? è che Di... non ne hanno più È loro, quello, questo è il problema. Il secondo problema me è è che quello. esempi tuoi in teoria sono la tua famiglia, Certo. cioè il rispetto che tu hai nella famiglia, il padre, la madre e il rispetto che tu hai nei loro confronti, che oggi, Un po'... vabbè, siamo un po' borderline. Mhm. E quello è già una cosa. Tutto il resto ti viene con la scuola e con tutte le altre cose che fai, capito? Però ecco, io direi che le persone vanno prese per quello che sono. Ogni stagione ha una sua rilevanza, Peculiarità. peculiarità delle sue cose, capito? Non devi andare oltre e non stare tanto indietro. Però io Sono conto molto d'accordo. nei giovani, perché nei giovani, io ad esempio dico sempre nei giovani sui miei video: "Ragazzi, entrate, che vi frega? Io non sono di quello, voi potete entrare, guardare, fare un bel sorriso e ve ne andate". Chiedete, Non c'è chiedete, io dico non c'è problema. sia Negli anni '80 noi avevamo gli stessi genitori che oggi i figli di questi genitori li portavano qua e noi li vestivamo, capito, belli precisi. Oggi non è più così, non è più così, perché i figli di quelli di una volta mica li portano qua. Non qua da me, ma in dovunque, nel nostro in generale. generale. Mi hai parlato di buon gusto. Una delle tue citazioni un po' che ho letto facendo un po' i compiti a casa, tu hai detto che non esistono regole, ma esiste il buon gusto. Secondo te, una domanda che ti voglio fare è, con il buon gusto ci nasci o è un qualcosa che puoi sviluppare con il tempo? Allora, diciamo che c'è chi ci nasce, Ok. c'è chi ci nasce a culo ci nasce, fa così, e c'è chi nel tempo Aggiusta il dopo tiro. aggiusta il tiro, capito? Però poi c'è quello che nasce col buon gusto. Uno ti dice: ma tu metti le cose, ti stanno tutte bene, combini". Ma perché non ci son delle regole che non è che ci possono trasgredire delle regole, non è che è detto per forza che deve essere l'abito blu, l'abito grigio, capito? Io sono di quelli che tantissimi anni fa ha iniziato a fare i colori, il giallo, il rosa, l'azzurro, Ti piace, no? perché mi Anche piace mischiare mischiare, mixare. le cose e Sì, far sì, sì. vedere che puoi usarle anche da lavoro, potresti usarle, ma sempre se tu sei preciso, non, capito, La metto una sprezzatura, no? bravissimo, non quelle cose, e devi riuscire in fare questa cosa qua. Perché tu hai buon gusto, se tu non ce l'hai e avrai comunque quello che tu vai a Quel lato comprare, creativo. dato ti puoi far aiutare e ti vedi e dici: "Guarda, cioè tutto sommato hai ragione, guarda, mi può andar bene". Perché tu hai buon gusto, puoi vestirti con niente, niente. Non è detto che tu non è perché tu compri, spendi 1000, sei preciso e perfetto e quello spende 1 e
è uno straccione. No, assolutamente, anzi è il contrario. Perché tu puoi I vestirti soldi non anche... comprano lo No, stile. zero. Tu ti puoi vestire d'oro, che fai cagare. Ma se sei Cioè, pacchiano, sei capito? pacchiano. Quello che ha speso un euro, tu lo vedi preciso, però, dai, sei elegante, cioè, sei Bella ben figura. messo, c'è una bella Sì, sì. figura, capito? Sì, Per sì. cui non è detto, molte volte molti dicono, ah no, ma io non ho i soldi, ma non hai soldi non c'entra niente. Oggi tu puoi vestirti, poi per non sbagliare, io dico sempre, uno vuole non sbagliare, vuole non essere, ma la cosa più bella del mondo, camicia bianca, giacca blu, non sbagli mai. Cioè, se È proprio un jolly. cioè, se tu hai la paura, la puoi rimediare senza problemi, capito? Poi, Parti dalle basi e poi parti, e poi pian evolvi. piano te lo vai a portare avanti, capito? Mhm. Per cui se non è tanto... Poi tu hai la possibilità, vuoi giocare? Io molte volte con i clienti dico, volete giocare? Vai. Tu non è che devi comprare perché la devi mettere. Infatti dico, aspetta, tu non compri mica devi mettere, ma che ti frega? Tu compri, metti nell'armadio, poi un giorno ti piace, lo metti. È una soluzione, Giusto, giusto. L'abito in solaro, siccome c'è il solaro, tu lo compri, lo metti mai. Però tu ce l'hai. E la volta Sai che che te sta? lo vuoi mettere, Che è lì. che è un abito bellissimo, Bellissimo. che è stupendo, io sono uno che faccio anche il soprabito di solaro. Vorrei chiudere questa bella conversazione che abbiamo fatto con un'ultima domanda, chiedendoti se c'è un aneddoto, un incontro, un ricordo di questi anni che tu porti nel cuore e che vuoi condividere con noi per lasciarlo agli atti. Una delle cose che sono rimasto impressionato è quando ero giù a Seul, che esco dall'aereo, perché comunque erano 12 ore di volo, per cui quella volta sono arrivato e devo dire che mi sono trovato televisione. Io magari mica per me, perché ti dico, scendendo, Non te lo aspettavi. no, non me l'aspettavo, no. Poi da lì vengo invitato in questo salone che mi aspettavano dentro l'aeroporto. Il presidente della società mi regala un quadro, dice: ma che cosa lo porto a casa? No, lo mandiamo in negozio. Poi la stampa, i giornali, le copertine. E diciamo che è stata una cosa che nel mio paese, cioè noi in Italia non ti riconoscono niente. All'estero sei considerato una leggenda, perché io vado tutti i posti, sei una Quindi leggenda. questo fatto che Per tu eri arrivato a Seul, Cioè io arrivo c'era là, questa tua attenzione, ti ha questa gratificato, no? sì, perché poi i ragazzi ho detto: "Ragazzi, ma avete idea di chi c'era là?" Cioè io trovarmi con 50 fotografi, far le foto, dove vado, vengo fotografato. Cioè non mi dà neanche idea, capito? Perché poi tu sei sempre un re al di fuori. Al di dentro, magari quando muori tutti via si ricorda, ma ti ricordi questo qua che era uno bravo, capito? Ma se no, cioè diciamo che Sì. non è che proprio... E se tu però vai fuori, io in America, a New York, sulla Madison, la gente ti ferma e fa le foto. La gente ti ferma e fa le foto. Cioè, perché ti dico, io la mia carata col 7, che il 7 è il giorno che sono 7 giorni che nato, sei nato? e ti dico, il Wall Street Journal mi ha fatto tutto un articolo sulla carata col 7, per dirti come sono... Bello. All'estero è una cosa, per loro è un segnale enorme, capito? Qua noi no, noi non Non siamo... diamo No, diciamo che peso a questi aspetti qua. sì, magari no, no, anche no. Mh. Sì, poi ci stai, capito? Però Lino, io ti ringrazio, è stato no, un piacere avere questa bella chiacchierata no, insieme volentieri ragazzi, no, quello... e abbiamo finito.